Battlefield. Probabilmente molti videogiocatori hanno sentito questo nome almeno una volta nella loro vita. Si tratta infatti di uno dei franchise FPS più importanti e famosi nella storia dei videogiochi. Con 13 titoli principali e uno in procinto di uscire, questa longeva serie si è fatta un nome grazie al suo gameplay unico e sin dalla sua prima uscita il franchise ha goduto di grande fama nel mondo degli FPS. Negli ultimi anni però ha vissuto la più grande crisi della sua storia. A causa delle scarse performance degli ultimi due titoli, Battlefield 5 e Battlefield 2042, e del deterioramento del rapporto con la fanbase, molti avevano pensato che la serie fosse giunta al suo capolinea. Tuttavia, sembra che la speranza non sia ancora persa. Il 3 febbraio 2025 Electronic Arts ha sorpreso la community videoludica rilasciando un breve teaser trailer del nuovo titolo di Battlefield. Questo trailer ha generato un cauto entusiasmo nella fanbase, perché sembrava che Electronic Arts e DICE avessero imparato finalmente la lezione dei precedenti successi. L'entusiasmo è cresciuto ancora di più con l'open beta di quest'estate, che ha ottenuto ottimi risultati per un titolo dalla reputazione compromessa. In questo video però non parlerò dello stato attuale della serie né di un suo possibile ritorno in auge. Invece guarderò al passato e parlerò del gioco che ha rivoluzionato il genere FPS online. Il gioco ampiamente acclamato dalla critica e vincitore di diversi premi Game of the Year. Oggi parlerò del capo stipite di questo franchise, Battlefield 1942. Questo video fa parte di una serie che mira a offrirvi uno sguardo dettagliato sulla storia di Battlefield 1942. Ma il mio obiettivo non è semplicemente raccontare una storia cronologica del gioco, piuttosto voglio presentare il risultato di una ricerca approfondita, cercando di capire cosa abbia rappresentato davvero Battlefield 1942 per il mondo videoludico della sua epoca. Per farlo ho consultato una vasta gamma di fonti di quel periodo, raccogliendo quante più informazioni possibili nel tentativo di fornire le risposte più accurate che sono in grado di dare. Detto questo, non tutte le domande avranno una risposta chiara. Anzi, potrei finire per sollevare più interrogativi che risolverne. Anche se questo video è pensato come un resoconto accurato della storia di Battlefield 1942, non posso promettere che tutto ciò che viene presentato qui sia la verità assoluta. La sfida più grande è infatti la mancanza di informazioni affidabili. Col passare del tempo, molti dati sono andati persi, sono difficili da reperire o semplicemente imprecisi. Inoltre, molto materiale importante non è mai stato reso pubblico. In generale, i contenuti legati allo sviluppo dei videogiochi raramente vengono condivisi apertamente. A volte avvengono dei leak, ma sono spesso incompleti o frammentari. Un esempio recente ed eccezionale di materiale di sviluppo reso pubblico è il cosiddetto Terra Leak del franchise Pokémon. Alla fine del 2024 infatti trapelò un intero terabyte di file legati allo sviluppo, ma come potete immaginare si è trattato di un caso unico nel suo genere e non di certo la norma. Battlefield 1942 non fa eccezioni, infatti pochissimo del suo sviluppo è stato rilevato. Nel 2011 Game Informer pubblicò un'intervista con Lars Gustafsson in cui hanno parlato dello sviluppo del gioco. Un anno dopo, in occasione del 10° anniversario del gioco, DICE diffuse qualche bozzetto e concept art. Tuttavia, questo materiale rappresenta solo un piccolo frammento della storia completa dello sviluppo del gioco. Per questo motivo, definire questo lavoro una versione completa o definitiva della storia di Battlefield 1942 sarebbe fuorviante. Nella documentazione vi sono delle lacune che ho cercato di colmare con teorie e a volte con speculazioni. E per concludere, questo è un progetto personale, qualcosa che ho realizzato per curiosità e come passatempo, anche se ho cercato di essere il più scrupoloso possibile nel ricercare, analizzare e riassumere, so bene che si sarebbe potuto fare meglio. Prima di iniziare con il gioco, dobbiamo capire quanto siano stati importanti i primi anni 2000 per l'industria videoludica. Oggi le funzionalità online sono una parte fondamentale del gaming moderno. Che tu giochi su PC, PlayStation, Xbox o persino su Nintendo Switch, la possibilità di giocare con altri utenti in tutto il mondo è qualcosa che diamo per scontato. Il gioco online ha persino creato e definito interi generi, come gli MMO, i MOBA, gli online strategy games e altri ancora. Inoltre, servizi come Xbox Live, PlayStation Network e Steam hanno trasformato le console e i PC in ecosistemi connessi, luoghi dove i giocatori possono acquistare giochi, unirsi a community e restare aggiornati con contenuti regolari, ma negli anni 80 e 90 non era la norma. La connettività online era quasi esclusiva del PC e internet stesso stava solo iniziando a diventare accessibile al grande pubblico. Per i giocatori su console, il multiplayer significava giocare in loco, ovvero prendere un secondo controller e condividere lo schermo con un amico nella stessa stanza.
Ma alla fine degli anni 90 e i primi 2000, due grandi sviluppi cambiarono completamente il mondo dei videogiochi. Il primo fu la connessione a banda larga, una nuova tecnologia che iniziò a diffondersi nel 2000, soprattutto nelle principali città degli Stati Uniti e dell'Europa. Questa nuova tecnologia offriva connessioni significativamente più veloci e stabili rispetto ai vecchi sistemi dial-up. Fu una vera e propria rivoluzione non solo per i giocatori, che poterono finalmente godere di esperienze online più fluide, ma anche per l'intera industria. Grazie alla prospettiva di un accesso a internet migliore e più diffuso, gli sviluppatori poterono alzare gli standard, offrendo giochi con funzionalità online sempre più ambiziose. Il secondo grande cambiamento fu l'arrivo della sesta generazione di home console. La loro caratteristica più innovativa fu l'integrazione della tecnologia internet che rese possibile il gioco online. Questa generazione di console domestiche includeva 4 sistemi principali. La prima, uscita nel novembre 1998, fu la Sega Dreamcast. Poi arrivò la PlayStation 2, che batté numerosi record, successivamente la Nintendo GameCube. E infine, nel novembre 2001, la Xbox di Microsoft. Anche se la console di Microsoft fu l'ultima a essere lanciata, introdusse il modello di servizio online di maggior successo, con il debutto di Xbox Live. Si può dire che Battlefield 1942 sia figlio di quest'epoca, un prodotto di un periodo di trasformazione nel mondo dei videogiochi. Ma da dove è nato davvero Battlefield? Come molti giocatori sapranno, lo studio dietro la serie Battlefield è DICE, un'azienda svedese oggi di proprietà di Electronic Arts. Tuttavia, ciò che molti forse non sanno è che Battlefield non fu originalmente un'idea di questo studio. Sebbene il primo titolo sia stato sviluppato da DICE, conosciuta all'epoca come Digital Illusion, il concetto stesso nacque al di fuori della compagnia. Siamo ancora in Svezia, ma l'anno è il 1998. Due giovani sviluppatori, Patrick Söderlund e John Persson, fondano uno studio chiamato Refraction Games. Erano dei nuovi arrivati nell'industria, ma condividevano una profonda passione per i videogiochi, nata durante la loro adolescenza. In realtà, l'idea originale che un giorno si sarebbe evoluta in Battlefield 1942 risale al 1996. Quando i due erano ancora studenti universitari. La loro idea era quella di creare un gioco multiplayer che combinasse veicoli e soldati sul campo di battaglia. Ma non stavano lavorando solo al concept, allo stesso tempo stavano creando quello che sarebbe poi diventato il fondamento della loro idea, il Refractor Engine. Questo motore grafico era stato progettato appositamente per supportare partite multiplayer su larga scala, con un'enfasi su fisica realistica e sulle meccaniche dei veicoli. Tuttavia c'è un po' di confusione riguardo la sua storia. Nel tempo questo motore ha ricevuto numerosi aggiornamenti e persino una versione completamente ridisegnata, il Refractor 2. Questo è stato utilizzato nella serie principale fino a quando è stato sostituito dal Frostbite con l'uscita di Battlefield Bad Company. Ed è qui che nasce il problema. Se si cerca su internet si può trovare due versioni differenti della storia. La prima afferma che Battlefield 1942 stesso sia stato sviluppato direttamente su Refractor 2. La seconda invece sostiene che la prima volta in cui questo nuovo motore grafico venne utilizzato fu con Battlefield 2, uscito nel 2005. Allora, qual è la verità? È difficile dirlo con certezza poiché entrambe le versioni hanno argomenti validi. A sostegno della prima versione esiste un'intervista realizzata da GameSpot nel 2001 con Lars Gustafsson. In una delle sue risposte egli parlò del motore grafico utilizzato per Battlefield 1942 e non solo lo definì Refractor 2, ma lo descrisse anche come un motore grafico completamente riscritto. Nel frattempo, uno dei principali punti di marketing di Battlefield 2 era proprio il fatto di essere stato sviluppato su un nuovo motore grafico, ma stranamente non sono riuscito a trovare il nome di questo. Anche se ancora oggi viene comunemente chiamato Refractor 2 per distinguere anche dal presupposto primo Refractor di Battlefield 1942, nessun media o fonte ufficiale dell'epoca lo menzionava con quel nome. In realtà non sembra ad avere un nome ufficiale. Veniva solitamente chiamato l'engine di Battlefield 2 o semplicemente il nuovo engine. È possibile che il pubblico abbia iniziato a chiamarlo Refractor 2 solo in un secondo momento. Una possibilità è che prima del Frostbite ci fossero 3 motori grafici e non 2, come indicano entrambe le versioni della storia. Il primo era il Refractor Engine, usato solo per Codename Eagle, poi arrivò il Refractor 2, utilizzato in Battlefield 1942, e infine c'è il motore grafico senza nome di Battlefield 2. Purtroppo non ho una risposta definitiva, perché non sono riuscito a trovare ulteriori informazioni. Forse è una mia svista, quindi se qualcuno ha maggiori dettagli su questo argomento, sarei felice se li condividesse. Lasciando da parte la questione sulla classificazione, continuiamo con la storia. Prima di Battlefield 1942 ci fu un tentativo precedente e meno riuscito di dare la vita all'idea di Söderlund e Persson, ovvero Codename Eagle.
Nei primi mesi della sua attività, Refraction Games sviluppò piccoli titoli per conto di altre aziende, come Volvo V70 Racing e Orse e Pony 2. Ma nello stesso anno iniziò a lavorare alla sua prima IP originale, un FPS con un forte orientamento al multiplayer ambientato in una linea temporale alternativa della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, lo sviluppo non fu liscio. L'editore Take-Two Interactive non era convinto dell'idea di un gioco esclusivamente multiplayer e spinse Refraction ad aggiungere una campagna single player. Questo dissolse le risorse nel progetto originale, creando diversi problemi per il team di sviluppo. Purtroppo i media hanno dato poca attenzione al titolo e le poche recensioni erano miste, ma alcuni hanno riconosciuto il grande potenziale multiplayer per le sue meccaniche innovative per un gioco FPS. E infatti successivamente questo gioco verrà considerato il padre spirituale di Battlefield, poiché possiede alcune caratteristiche iconiche che possiamo vedere nella serie, come le grandi mappe aperte e l'importanza del ruolo dei veicoli nel gameplay, ma allo stesso tempo aveva diverse differenze. Il gioco supportava solo 16 giocatori, non aveva alcun sistema di classi e sotto alcuni aspetti era più simile ai giochi FPS degli anni 90. Il viso nell'HUD in stile Wolfenstein 3D e il multiplayer e il sistema di raccolta delle armi sparse per la mappa sono alcuni esempi. A livello economico il gioco non fu un successo, ma riuscì comunque a creare una community di fans che gli sviluppatori decisero di supportare fortemente, anche se non era sostenibile a livello finanziario. Già durante lo sviluppo di Codename Eagle, Refraction Games iniziò a lavorare su un nuovo progetto utilizzando lo stesso framework, ma ambientato nella seconda guerra mondiale. Questa non è una coincidenza. Infatti nel 1998 questo genere acquisì grande fama grazie al film Salvate il soldato Ryan. Questo film cambiò molto la cultura del tempo, stabilendo un nuovo standard per la rappresentazione della guerra. Anche l'industria dei videogiochi fu influenzata e molti sviluppatori iniziarono a usare la seconda guerra mondiale come ambientazione per i loro giochi. Un esempio famoso è Call of Duty. Ed è più o meno in questo periodo che uno dei membri più importanti dell'intera serie entra in scena, Lars Gustafsson. L'ho già menzionato alcune volte e sicuramente lo farò di nuovo in futuro. Il suo nome è ben conosciuto nella community di Battlefield per il suo ruolo. Infatti si unì a Refraction Games durante lo sviluppo di Battlefield 1942 e in DICE divenne il creative director della serie fino alla sua uscita nel maggio 2023. Per questo motivo è considerato il padre della serie Battlefield ed è persino soprannominato Mr. Battlefield. Inoltre era il frontman della serie, per questa ragione è la fonte principale di molte informazioni sui giochi. I primi anni di sviluppo di Battlefield 1942 furono difficili. Il motivo era l'assenza di un publisher. Take-Two Interactive non supportò il nuovo progetto e i tentativi di trovarne uno nuovo fallirono. Lo studio preparò persino una demo per le 3 del 1999 e del 2000, nel tentativo di attirare l'interesse di qualcuno, ma in entrambe le occasioni non ebbe successo. Tuttavia, tra i due eventi ci fu un cambiamento. Anche se Refraction Games non riuscì a trovare un publisher, attirò l'interesse di DICE grazie a Codename Eagle. Questo studio stava portando avanti una politica di crescita e Refraction Games fu una delle sue acquisizioni. Nuovo studio, ma ancora nessun nuovo publisher. Pertanto la ricerca continuò. E c'è una storia interessante. Durante l'evento annuale live podcast Telethon for Child's Play di Nintendo World Report nel 2011 fu rilevato da Jeff Callas, un ex dipendente di Nintendo America e testimone diretto dell'evento, che DICE aveva proposto Battlefield 1942 a Nintendo. Anche se vi fu grande interesse da parte di Nintendo America per il gioco, un possibile accordo fallì immediatamente. Il motivo fu attribuito alla stessa Nintendo, perché non aveva nessuna strategia online per la sua prossima home console, il GameCube. Infatti, scegliere Nintendo come publisher avrebbe reso Battlefield un'esclusiva della casa di Kyoto. Come affermato da Callas, se ciò fosse avvenuto, Battlefield 1942 sarebbe diventato un gioco d'avventura in prima persona di guerra. Purtroppo non è menzionato quando questo evento sia avvenuto, sicuramente fu prima di trovare l'editore finale, ma non è certo in quale anno. Anche se Callas menzionò DICE come azienda che portò la demo, non è una prova solida. Se si cercano informazioni su internet, non è raro trovare il nome di DICE sostituire quello di Refraction Games quando si parla di Battlefield. È comprensibile, Refraction Games era uno studio piccolo e nuovo e per la conoscenza comune è DICE il padre di Battlefield. Pertanto è possibile che anche Callas in quel momento abbia menzionato DICE perché tutti, lui compreso, associano quel nome a quel gioco. Ma anche se questo tentativo con Nintendo non ebbe successo, il 2000 avrebbe finalmente segnato l'arrivo di Electronic Arts
E questa volta fu il publisher a cercare gli sviluppatori. Ed è piuttosto ironico. Chi stava lottando per trovare un publisher alla fine fu lui a essere cercato. Infatti Electronic Arts non stava cercando DICE, ma specificatamente gli sviluppatori di un gioco che abbiamo già parlato, Codename Eagle. Il motivo per cui Electronic Arts si interessò a quel gioco fu piuttosto particolare. Si scoprì che Codename Eagle era il gioco a cui uno dei tester del controllo qualità di EA giocava sempre durante ogni pausa pranzo. Così EA Partners, una divisione di Electronic Arts focalizzata sulla scoperta e sulla formazione di partnership con sviluppatori indipendenti con idee innovative, guidata da Tom Frisina, decise di cercare lo studio alla ricerca di un progetto interessante e trovò Battlefield 1942. Capirono immediatamente il potenziale del gioco per l'industria videoludica e così fu firmato un accordo con DICE. Ed è così che, da due sviluppatori alle prime armi con un'idea, si arrivò a creare le basi per una delle serie FPS più importanti dell'industria videoludica. Ma perché Battlefield 1942 era considerato da molti così rischioso, mentre allo stesso tempo riusciva a generare così grande entusiasmo in altri? Per comprendere questo bisogna guardare alla caratteristica più iconica di Battlefield, la presenza di veicoli guidabili. Va detto, questa meccanica non era qualcosa di completamente nuovo nei videogiochi. Molti di voi pensano immediatamente a Halo Combat Evolve con i suoi iconici veicoli. Ci sono anche alcuni che ritengono che Battlefield abbia preso ispirazione proprio da questo gioco per la meccanica dei veicoli. Tuttavia questa ipotesi è probabilmente errata, in quanto, come abbiamo visto prima, Codename Eagle aveva già implementato questa idea in precedenza. Ma prima di Halo e persino di Codename Eagle esisteva già un videogioco che combinava il combattimento tra veicoli e fanteria e offriva anche un'ambientazione su larga scala, ovvero Star Siege Tribes. Infatti, questo gioco fu il primo a implementare la combinazione di veicoli e fanteria nel genere FPS multiplayer online. Ma sebbene i tre veicoli presenti nel gioco avevano un ruolo importante nel gameplay, essi non ricoprivano quello principale. Ed è proprio questo aspetto che Battlefield si differenziava da Tribes e da altri titoli dell'epoca. Nel gioco di DICE la meccanica dei veicoli non era una semplice aggiunta, era parte fondamentale del gameplay, e Battlefield 1942 aveva posto una forte enfasi su di esso sin dall'inizio. Già al lancio il gioco offriva ben 35 veicoli guidabili, offrendo un'ampia scelta per supportare ogni tipo di scenario di combattimento. Oltre a schierare veicoli terrestri e aerei che sarebbero diventati lo standard della serie, il gioco spingeva l'esperienza ancora più in là, introducendo anche mezzi navali. E non si trattava solo di semplici imbarcazioni da trasporto o pattugliamento, ma di corazzate, cacciatorpedinieri e persino sottomarini, tutti interamente controllabili dal giocatore. Perciò, anche se Battlefield 1942 non fu il primo, stava comunque cercando di fare qualcosa di rivoluzionario nel genere degli FPS, prendendo la meccanica dei veicoli e portandola al suo estremo. Un'altra caratteristica rilevante di Battlefield era il gameplay user-friendly, specialmente per i veicoli. Infatti, questo titolo è stato pensato per offrire un'esperienza di gioco divertente al maggior numero possibile di giocatori. Un gameplay complesso può aiutare un gioco a distinguersi e a premiare i giocatori che lo padroneggiano, ma può anche rappresentare un grande ostacolo per i nuovi arrivati. Star Siege Tribes è un esempio di questa situazione. Il suo gameplay unico e frenetico lo ha reso famoso, ma la sua complessità è spesso considerata una delle ragioni del suo scarso successo nelle masse. Con suo stile arcade, Battlefield 1942 si differenziò dalla competizione dell'epoca. Fino ad allora la scena degli FPS multiplayer era largamente dominata dai competitive. Giochi come Counter-Strike, Quake 3 Arena e Unreal Tournament hanno definito lo standard, mentre Battlefield ha scelto di seguire una direzione opposta, puntando su elementi in stile arcade. Questa caratteristica è rimasta parte integrante del franchise, ma nell'ultimo periodo è diventato un tema molto discusso. Con l'uscita della beta di Battlefield 6 si è acceso un ampio dibattito online. Alcuni giocatori si sono chiesti se il gioco finale dovesse includere certe meccaniche competitive, seguendo le tendenze di altri titoli FPS. Altri invece hanno sostenuto che questa scelta non fosse compatibile con lo stile di gioco tipico di Battlefield e che avrebbe probabilmente compromesso l'esperienza dei giocatori. Ma Battlefield non è solamente veicoli o stili di gameplay arcade. L'altra iconica caratteristica del franchise sono le sue battaglie su larga scala.
Ai tempi questa caratteristica era qualcosa di nuovo nei giochi FPS. Quando questo genere ha preso popolarità negli anni 90 grazie a Wolfenstein 3D, immediatamente lo standard per i giochi online sono diventati gli FPS Arena. Questo famoso sottogenere era caratterizzato all'epoca da un numero ristretto di giocatori che si sfidavano in mappe compatte, vere e proprie arene. Grazie ai progressi tecnologici il numero dei giocatori cominciò ad aumentare e alla fine degli anni 90 alcuni giochi arrivarono a supportare ufficialmente fino a 32 giocatori. Tuttavia, quei titoli mantennero la struttura tipica degli arena shooter, con mappe ancora relativamente piccole, chiuse e per lo più ambientate in spazi interni. Ma tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 vennero rilasciati diversi nuovi titoli FPS, caratterizzati da ampie mappe all'aperto e da un alto numero di giocatori. La maggior parte di questi giochi, come Delta Force o Operation Flashpoint, apparteneva al genere dei Tactical FPS, un sottogenere importante che iniziò a guadagnare popolarità proprio in quegli anni, grazie soprattutto alla mod Counter-Strike di Half-Life. Anche in questo caso Star Siege Tribes fu un pioniere, offrendo una modalità multiplayer con fino a 32 giocatori e mappe vaste e aperte. L'aumento del numero massimo di giocatori negli FPS non è qualcosa che va sottovalutato. Come detto in precedenza, grazie ai progressi tecnologici, in particolare alla riduzione dei costi di internet e dei server, fu finalmente possibile superare molte delle limitazioni dello sviluppo di giochi online. Questo generò grande entusiasmo sia tra i videogiocatori che tra gli sviluppatori. Ed infatti, grazie a questa evoluzione tecnologica, gli sviluppatori poterono iniziare a sperimentare concetti di gioco online nuovi e più ambiziosi, che fino a poco tempo prima erano irrealizzabili. E Battlefield 1942 è espressione di questa era. Infatti la stessa DICE stava cercando di creare qualcosa di grande con questo titolo. Un'intervista di Game Informer con Lars Gustafsson pubblicata il 22 settembre 2011 fu rivelato che durante lo sviluppo di Battlefield 1942 si era persino considerata l'idea di portare il numero massimo di giocatori a 128. Purtroppo non è mai stato spiegato perché questa idea fu infine abbandonata. Come si può ben vedere, Battlefield 1942 cercava di fare qualcosa di radicalmente nuovo. Questo gioco voleva introdurre o stabilire idee innovative nel mondo degli FPS. Se, da un lato, questo tentativo di rompere gli schemi poteva essere visto da alcuni come interessante, allo stesso tempo, soprattutto per i publisher, poteva essere percepito come piuttosto rischioso. Probabilmente le ragioni dello scetticismo nei confronti di Battlefield era solo la sua fattibilità, sia da un punto di vista commerciale che tecnico. Infatti, prima della firma dell'accordo tra DICE e EA alla fine del 2000, non c'erano stati buoni risultati da questo tipo di concept. Tribes, che aveva introdotto battaglie su larga scala e veicoli guidabili, non fu il successo economico che lo studio si aspettava. Anche Codename Eagle, il padre spirituale di Battlefield, fu un fallimento commerciale. Inoltre questo progetto veniva probabilmente considerato troppo ambizioso e troppo grande, soprattutto per un piccolo team come Refraction Games e persino DICE. Ma aspetta, Battlefield 1942 è sempre stato pensato per essere così grande? Fino ad ora ho supposto che la scala dell'idea originale di Battlefield 1942 sia stata la stessa che all'uscita, con 64 giocatori per partita. Questa è una mia supposizione, ma penso che probabilmente prima che la EA fosse coinvolta, il concept di Battlefield 1942 fosse più semplice e ridotto rispetto alla versione che conosciamo. I cambiamenti durante lo sviluppo di un videogioco non sono così rari, anzi sono piuttosto comuni. Anche il concetto di base può essere profondamente modificato rispetto all'idea originale. Prima che arrivasse Microsoft, Halo doveva essere un gioco di strategia in tempo reale per Mac e non uno sparatutto in prima persona. Ma con Battlefield non sto parlando di grandi cambiamenti nel concept, ma solo nel numero dei giocatori. A sostegno di questa argomentazione c'è un'intervista ufficiale del 2010 con Lars Gustafsson. In una delle sue brevi risposte riguardo alle difficoltà che hanno affrontato nel trovare un publisher, viene offerto un indizio sul concept originale del gioco. Secondo Gustafsson, il motivo di questa riluttanza era il numero limitato di giocatori del gioco, solo 16. Sì, 16, non 64. Questo suggerisce che la scala del concept iniziale di Battlefield fosse molto più ridotta.
Infatti è probabile che in questa fase iniziale il gioco immaginato dai sviluppatori somigliasse più a Codename Eagle che al Battlefield 1942 che conosciamo oggi. E questo avrebbe senso, dato che entrambi i giochi derivano dalla stessa idea e Battlefield è stato creato partendo dallo stesso framework di Codename Eagle. Inoltre, logicamente, sarebbe stato strano per uno studio piccolo e relativamente nuovo lanciarsi subito in un progetto ambizioso senza un grande supporto o risorse significative. Come detto prima, nel 2000 ci sono stati due grandi cambiamenti per il progetto. Il primo è stata l'acquisizione da parte di DICE di Refraction Games. Questo probabilmente fornì una spinta economica, ma forse non sufficiente a trasformare radicalmente il progetto. In quel periodo DICE era ancora concentrata sul proprio gioco, Rail Sport Challenge, il che limitava le risorse disponibili per il progetto Battlefield. Il vero punto di svolta arrivò probabilmente con il secondo evento, l'arrivo di Electronic Arts. EA era, e lo è tuttora, uno dei principali publisher dell'industria videoludica, con risorse sufficienti per sostenere progetti grandi e rischiosi. E probabilmente ciò che EA fece con Battlefield 1942 fu fornire i fondi per lo sviluppo ulteriore del progetto. Una prova in supporto a questa teoria esiste. Infatti la data di uscita del gioco venne posticipata più volte. Il developer di DICE, il lead game designer Ola Holmdahl, spiegò il motivo del primo rinvio in un'intervista pubblicata nel maggio del 2001. Egli chiarì che si trattò di una decisione presa da EA, affermando: dopo aver visto i piani originali per il gioco, hanno richiesto che il progetto venisse prolungato per aggiungere funzionalità e qualità, in breve per renderlo più sostanzioso. C'è un altro elemento che potrebbe supportare questa teoria. Se si guarda le prime informazioni sul gioco, la prima volta in cui venne rilevata la funzionalità di 64 giocatori per partita risale a settembre 2001. Tuttavia vi devo ricordare che questa è una mia speculazione, che trova base su poche interviste. Per questa deve essere trattata con attenzione e non come la verità. In ogni caso, l'intervista con Lars Gustafsson crea una contraddizione alla nostra ricostruzione storica. Fino ad ora la ragione dello scetticismo era legata al fatto che il progetto sembrava troppo ambizioso. Un articolo del 2006 del giornalista videoludico Nirvi si raccontava brevemente la storia di Battlefield 1942. Quando parlava delle difficoltà che il gioco aveva incontrato nel trovare un editore, si citava proprio Lars Gustafsson, indicando nella natura ambiziosa del progetto la causa della mancanza di interesse. Ma nell'intervista del 2010, Lars sembrava suggerire che il problema fosse invece il numero ridotto di giocatori. La possibile soluzione a questa contraddizione è considerare vere entrambe le ragioni. Il gioco veniva visto come troppo ambizioso per via del suo approccio innovativo, incentrato sull'uso dei veicoli in un FPS, una novità per l'epoca. Ma allo stesso tempo il numero ridotto di giocatori veniva considerato insufficiente in un periodo in cui il nuovo standard per gli FPS era ben più elevato. 16 giocatori, quando altri titoli FPS ne offrivano 32 e in alcuni casi ancora di più, probabilmente sembravano un passo indietro rispetto agli standard del tempo. E così si chiude la prima parte della storia di Battlefield 1942. Nel prossimo video parleremo della campagna marketing del gioco e di come sia stato accolto dai media prima del suo lancio.